Lezione 1. Recensioni degli ospiti. Inizia leggendo le recensioni degli ospiti precedenti. Ti darà un'idea della qualità del posto. Sì. Le recensioni possono evidenziare i pro e i contro. Di solito cerco commenti sulla pulizia e sul servizio. Questi sono fattori importanti nella scelta dell'alloggio. Sono d'accordo. Aiuta ad avere aspettative realistiche. Esattamente. Inoltre, può aiutarti a evitare spiacevoli sorprese. Lo terrò sicuramente a mente per il mio prossimo viaggio. Buona fortuna con la tua pianificazione. Lezione 2. Richiesta di visto. Hai bisogno di ulteriore assistenza? Buona fortuna con la tua richiesta di visto. Grazie. Apprezzo il tuo supporto. Spero che tutto vada liscio per te. Sono fiducioso. È un po' stressante, però. Posso immaginare. Basta fare un passo alla volta. Questo è il piano. Mi terrò organizzato. Questo è un approccio intelligente. Ce la farai. Grazie. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Lezione 3. Scelte del marchio. Sì, ho preso una marca diversa. Speriamo che sia altrettanto bello del precedente. Ne ho sentito parlare bene, quindi sono ottimista. È rassicurante. Provare cose nuove può essere emozionante. Assolutamente. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te. Esattamente. Adoro esplorare nuovi prodotti. Lo stesso qui. Mantiene le cose fresche e interessanti. Dovrò verificarlo anch'io. Fammi sapere cosa ne pensi quando lo fai. Lezione 4. Resilienza dello scrittore. Un romanziere sotto attacco terroristico è un argomento avvincente. Vale la pena mormorare la disperazione ancora una volta, non un centesimo. Ma mi rifiuto di rinunciare ai miei sogni di scrittura. Questo è lo spirito. La resilienza è la chiave per qualsiasi scrittore. Sì. Ogni sfida è un'opportunità per crescere. Ammiro quella mentalità. È fonte di ispirazione per gli altri. Grazie. Tutti abbiamo le nostre difficoltà, ma dobbiamo farcela. Assolutamente. Vale la pena lottare per l'espressione creativa. Continuiamo a sostenerci a vicenda nei nostri viaggi. Lezione 5. Piani di viaggio. Sembra rilassante. Come viaggerai lì? Prenderò un treno. È più comodo. Sembra fantastico. Preferisci i treni agli aerei? Sì, mi godo il panorama dal finestrino del treno. Sono d'accordo. Hai un percorso preferito? Il percorso costiero è bellissimo, soprattutto durante il tramonto. Wow, posso immaginare. Hai già viaggiato in treno? Sì, molte volte. È sempre un'avventura. Anche a me viene voglia di viaggiare in treno. Lezione 6. Opzioni per la colazione. La colazione è inclusa in hotel?
è previsto un piccolo costo aggiuntivo. Buono a sapersi. A cosa servono? Hanno una varietà di opzioni, come uova e pasticcini. Sembra delizioso. Ti piace provare colazioni diverse? Assolutamente. Adoro iniziare la giornata con qualcosa di nuovo. Anche io. Qual è il tuo piatto preferito per la colazione? Mi piacciono molto i pancake con lo sciroppo. Sembra perfetto per un dolcetto mattutino. Lezione 7. Consigli sui trasporti pubblici. Dovremmo prendere l'autobus per la città? Sì, ricordati solo di toccare la tua carta quando sali e scendi per pagare la tariffa. Buon consiglio. Il servizio autobus è affidabile? In genere sì, è un modo conveniente di viaggiare. Quanto spesso passano gli autobus? Vengono ogni 15 minuti nelle ore di punta. È abbastanza frequente. Ci sono altre opzioni di trasporto? Sì, c'è anche una metropolitana nelle vicinanze. Grande. Controllerò i percorsi prima di partire. Lezione 8. Dilemma decisionale. È sempre difficile scegliere. Hai chiesto qualche parere? Sì, ho chiesto ad alcuni amici. Avevano tutti idee diverse. Ciò può rendere le cose ancora più difficili, giusto? Troppe scelte. Esattamente. Voglio solo prendere la decisione migliore. Hai ristretto il campo? Un po', ma ho ancora un'incertezza. Forse dovresti scrivere i pro e i contro. È un'ottima idea. Potrebbe aiutarmi a schiarirmi le idee. Di sicuro. A volte vederlo su carta rende tutto più semplice. Lezione 9. Problemi di procrastinazione. Ciao. Sei preoccupato per la procrastinazione? Sì, è un grosso problema per me. Continuo a rimandare le cose. Capisco. Può essere così forte la tentazione di ritardare i compiti. Assolutamente. Trovo sempre distrazioni. Hai provato a fissare piccoli obiettivi? Non proprio, ma sembra utile. Aiuta a suddividere le attività in parti più piccole. Ha senso. Proverò questo metodo. Grande. Potresti sentirti anche più realizzato. Lezione 10. Elementi essenziali della serata di gioco. Assolutamente. Oltre ai giochi, cosa rende speciale la tua serata di gioco? Penso che gli snack e le bevande creino davvero l'atmosfera. Sì, gli spuntini gustosi possono migliorare tutto. E la compagnia? I buoni amici lo rendono memorabile. Sono d'accordo. Si tratta di divertirsi insieme. Hai un gioco preferito per quelle sere? Adoro giocare ai giochi di strategia. Fanno riflettere tutti. Sembra eccitante. Preferisco i giochi di società. I giochi di società sono perfetti per risate e momenti divertenti. Lezione 11. Dilemma della dieta.
Dovrei prendere in considerazione un programma dietetico specifico o limitare determinati tipi di alimenti. Dipende davvero dai tuoi obiettivi e dal tuo stile di vita. Questo ha senso. Voglio mangiare più sano. Forse iniziare con piccoli cambiamenti potrebbe aiutare. Tipo cosa? Potresti provare ad aggiungere più frutta e verdura. Mi piace l'idea. Sembra gestibile. Sì, e può anche rendere i tuoi pasti più colorati. I pasti colorati sono sempre più attraenti. Lezione 12. Guida preziosa. Questo può aiutare molto. Sono d'accordo. Possono fornire indicazioni utili. Hai mai lavorato con un coach? Sì, una volta ho avuto un mentore ed è stato fantastico. I mentori possono davvero cambiare la tua prospettiva. Lo fanno. Ho imparato così tanto dalla mia esperienza. Qual è stata la lezione più preziosa che hai imparato? Credere in me stesso, nonostante le sfide. Questa è una lezione potente. Può cambiare la vita. Lezione 13. Potere di partecipazione. Da questa seconda agenzia è nata quella partecipazione. La partecipazione è diventata famosa nella comunità. Sì, ha davvero unito le persone. Adoro il modo in cui incoraggia la collaborazione. La collaborazione può portare a idee sorprendenti. Esattamente. Lavorare insieme ci rende più forti. Hai partecipato a qualche evento con loro? Sì, ho partecipato ad alcuni workshop. Sono stati fantastici. Dovrei provare a partecipare di più la prossima volta. Lezione 14. Andare avanti. Gli errori accadono, imparare e andare avanti. Ho paura di fallire nella vita, però. È naturale sentirsi così. Tutti sperimentano il fallimento. È vero, ma può essere difficile da accettare. Capisco. Fa tutto parte della crescita. Come affronti la paura di fallire? Ricordo a me stesso che ogni errore è una lezione. È un'ottima prospettiva. Ho bisogno di abbracciarlo. Sì. Concentrati sul viaggio, non solo sulla destinazione. Lezione 15. Preferenze artistiche. Pittura. E tu? Oh, sembra affascinante. Preferisco l'arte digitale. L'arte digitale è così versatile. Cosa ti piace creare? Adoro disegnare personaggi e paesaggi. Questo è figo. Utilizzi qualche software specifico? Sì, utilizzo principalmente Procreate e Photoshop. Queste sono scelte popolari. Offrono ottimi strumenti. Assolutamente. Aiuta a dare vita alle mie idee. Mi piacerebbe vedere alcuni dei tuoi lavori un giorno. Lezione 16. Lotte storiche. Queste forze hanno quasi distrutto la nostra nazione in passato. Ci tormentano ancora. È una lotta costante. Sì,
La storia ci ha insegnato molte lezioni. Dobbiamo imparare da questi errori per andare avanti. Esattamente. Comprendere il passato è fondamentale per la crescita. Come pensi che possiamo migliorare il nostro futuro? Promuovendo l'unità e la comprensione tra le persone. Sono completamente d'accordo. Il dialogo è essenziale. Insieme possiamo creare un futuro migliore. Lezione 17. Shock culturale. Steve ha avuto un'esperienza diversa da quella a cui era abituato all'inizio. Steve soffriva di shock culturale. Tutta la sua vita sembrava diversa. Può essere difficile. Adattarsi a un nuovo ambiente richiede tempo. Lo fa davvero? Cosa pensi che lo abbia aiutato? Penso che fare nuove amicizie abbia fatto una grande differenza. Sì, il sostegno degli altri può facilitare la transizione. Anche conoscere la nuova cultura è importante. Esattamente. Aiuta a creare comprensione e accettazione. Spero che ora si senta più a suo agio. Lezione 18. Discorsi sull'oca. Hai sentito quell'oca suonare il clacson? Sì, sembra piuttosto forte. Pensi che gli piacciamo? Non credo. Sembra un po' arrabbiato. Forse vuole cibo o si sente minacciato. Probabilmente è vero. Le oche possono essere protettive. Ho sentito che possono scacciare le persone se ritengono che il loro territorio sia a rischio. Giusto. Penso che manterrò le distanze. Buona idea. Godiamoci il parco da un posto sicuro. Sì, troviamo una bella panchina lontana dai clacson. Lezione 19. Meraviglie del giardino. Hai visto l'orto nel cortile? Sì, sembra fantastico. Quali verdure coltivano? Hanno pomodori, peperoni e persino alcune carote. Sembra delizioso. Ti piace il giardinaggio? Io faccio. È soddisfacente vedere le piante crescere dai semi. Sono d'accordo. Inoltre, le verdure fresche hanno un sapore molto migliore. Assolutamente. E ci sono anche fiori e un albero. È come un mini paradiso. Dovremmo piantare qualcosa insieme. Sarebbe divertente. Pianifichiamolo. Lezione 20. Condizioni sportive. Hai sentito la condizione dei giocatori in quel campionato? Sì, è sorprendente che abbiano dovuto accettarli. Non avevano altri campionati disponibili, giusto? Esattamente. Deve essere stato frustrante per loro. Ti fa riflettere sulle loro opzioni. I giocatori meritano migliori opportunità di competere. Sì, e ciò influisce anche sulla loro carriera. Spero che presto si aprano altri campionati. Ciò aiuterebbe sicuramente tutti i soggetti coinvolti. Lezione 21. Osservazione del tempo. Hai controllato il meteo oggi? Non ancora. Com'è fuori? Adesso c'è il sole, ma più tardi è prevista pioggia. È tipico. Il tempo può cambiare così velocemente.
Puoi guardare il meteorologo in TV per gli aggiornamenti. Vero, è sempre bene rimanere informati. Mi piace controllare anche il mio telefono per aggiornamenti rapidi. Un'idea intelligente. Dovrei iniziare a farlo più spesso. Aiuta a pianificare le attività della giornata. Lezione 22. Il movimento della Terra. Sapevate che la Terra gira attorno al Sole? Sì, è affascinante. Quanto tempo ci vuole? Ci vogliono circa 365 giorni per una rivoluzione completa. È un anno intero? E la sua rotazione? La Terra ruota attorno al proprio asse ogni 24 ore. Ecco perché abbiamo il giorno e la notte. Esattamente. Il Sole sorge e tramonta per questo motivo. La scienza è così interessante, non è vero? Assolutamente. Spiega così tanto del nostro mondo. Lezione 23. La bellezza delle Maldive. Hai mai sentito parlare delle Maldive? Sì, ho sentito che le loro spiagge sono mozzafiato. Lo sono davvero. L'acqua è così limpida. Mi piacerebbe visitarlo un giorno. È una vacanza perfetta per il relax. Sai se è costoso viaggiare lì? Può essere, a seconda della stagione e dell'hotel. Risparmierò per questo. Sembra che ne valga la pena. Decisamente. Sarà un viaggio da ricordare. Lezione 24. Prezzi dei tour. Sono curioso di sapere i prezzi dei tour in quella zona. Sì, qual è la fascia di prezzo per i tour? I prezzi variano a seconda del tipo di tour. Ha senso. Alcuni tour includono i pasti, giusto? Sì, e altri possono offrire attività speciali. Preferirei un tour che includa esperienze locali. Anche io. Rende il viaggio più piacevole. Valutiamo di prenotarne uno presto. Buona idea. Possiamo pianificare la nostra avventura insieme. Lezione 25. Il viaggio di Mozart. Sapevi che Mozart era un musicista dell'imperatore d'Austria? Sì, ha avuto una carriera davvero straordinaria. In quegli anni compose molti brani famosi. È impressionante quanto abbia realizzato in giovane età. Il suo talento era davvero straordinario. Adoro ascoltare la sua musica. È senza tempo. Assolutamente. Ispira ancora i musicisti oggi. Dovremmo andare ad un concerto di musica classica qualche volta. Sembra meraviglioso. Lezione 26. Immaginazione delle nuvole. Hai mai guardato le nuvole e immaginato cose? Tutto il tempo. È come un gioco di creatività. Una volta ho visto una nuvola che sembrava un carro. È fantastico. Ti sentivi come se potessi guidarla? Sì, è stato un pensiero così divertente. L'immaginazione rende tutto più magico. Decisamente.
È come vedere l'arte nel cielo. Dovremmo farlo più spesso. Concordato. Osservare le nuvole è così rilassante. Lezione 27. Scelte colorate. Hai visto quelle scarpe nuove? Sì, sono disponibili in diversi colori. Sembrano fantastici. Quale colore ti piace di più? Io propendo per quelli blu. Quelli blu sono carini. Anche a me piace il rosso. Il rosso è audace. Si distinguerebbe. Esattamente. È tutta una questione di stile personale. Grande. Scegliamone uno che piace a entrambi. Sembra perfetto. Andiamo a fare shopping presto. Lezione 28. Fermate dell'autobus. Sembra una buona idea. Sai come trovare le fermate degli autobus? Sì, di solito controllo un'app sul mio telefono. Mostra le fermate degli autobus nelle vicinanze. Che app usi per questo? Io uso Citymapper. È molto utile per i trasporti pubblici. Sembra interessante. È disponibile in tutte le città? La maggior parte delle grandi città ce l'hanno. È abbastanza popolare. Grande. Pensi che mostri gli arrivi degli autobus in tempo reale? Sì, lo fa. Puoi vedere quando arriverà l'autobus. È molto conveniente. Dovrei scaricarlo. Lezione 29. I giganti dell'editoria. Hai sentito parlare dei colossi dell'editoria? Sì, come Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst. Hanno cambiato il mondo del giornalismo, giusto? Assolutamente. Hanno reso popolari le notizie sensazionali. Cosa ne pensi del sensazionalismo nelle notizie? Può essere divertente, ma spesso manca di profondità. È vero. La gente vuole fatti, non solo drammi. Giusto, ma a volte il dramma vende meglio. È un equilibrio difficile per i giornalisti. Lezione 30. Grandi scrittori. Chi è il tuo scrittore preferito? Ammiro William Shakespeare. Le sue opere sono senza tempo. Ci sono stati molti grandi scrittori, ma Shakespeare si distingue. Decisamente. Il suo linguaggio è così ricco e poetico. Qual è la tua opera di Shakespeare preferita? Adoro Romeo e Giulietta. La storia è così tragica. Preferisco l'Amleto. È così complesso e profondo. Vero, Shakespeare comprendeva davvero le emozioni umane. La sua influenza sulla letteratura è incredibile. Lezione 31. Negoziare i vantaggi. È fantastico. Ci sono stati altri vantaggi che hai negoziato? Sì, ho chiesto giorni di ferie aggiuntivi. È intelligente. Più tempo libero è sempre positivo. Lo pensavo anch'io. Aiuta con l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Erano d'accordo? Sì, sono stati abbastanza flessibili con la mia richiesta.
Questa è una situazione vantaggiosa per tutti. Lo è sicuramente. Adesso mi sento apprezzato nel mio lavoro. Dipendenti felici creano un posto di lavoro migliore. Lezione 32. Esigenze di luce solare. Buono a sapersi. E che dire della luce solare? Di quanto hanno bisogno? Le piante generalmente necessitano di almeno 6 ore di luce solare al giorno. Sembra molto. E se ne prendessero troppo? Troppa luce solare può bruciare le loro foglie. Quindi è tutta una questione di equilibrio, giusto? Sì, esattamente. Ogni pianta ha le sue esigenze. Come fai a scoprire cosa è meglio per ogni pianta? Controllo online o leggo libri di giardinaggio. È un'ottima idea. Dovrei saperne di più. Lezione 33. Capanna dei frutti di mare. Devi provare i frutti di mare appena pescati in una delle baracche di pesce locali. Sembra delizioso. Qual è la loro specialità? Hanno fantastici tacos di pesce e zuppa di vongole. Yum! Adoro provare i piatti locali. Puoi assaporare la freschezza in ogni boccone. È costoso? Non proprio. È abbastanza conveniente per la qualità. Perfetto! Mi assicurerò di visitarne uno. Non te ne pentirai. Lezione 34. Divisione degli utili. Decisamente. Dovremmo anche stabilire come verranno divisi gli utili. Giusto, è importante essere chiari fin dall'inizio. Dobbiamo stipulare un accordo scritto? Sì, questo aiuterebbe a evitare malintesi in seguito. Come dovremmo dividere i profitti? Magari in base al contributo di ciascuno? Sembra giusto. La trasparenza è fondamentale. Concordato. Aiuterà a mantenere una buona partnership. Redigiamo presto il nostro accordo. Lezione 35. Regole amatoriali. Sapevi che alcuni atleti hanno ricevuto denaro e sono stati squalificati? Sì, l'ho letto. Le regole amatoriali possono essere rigide. È interessante il modo in cui le regole influenzano la carriera sportiva. Decisamente. Molti atleti si trovano ad affrontare scelte difficili. Non dovrebbe esserci più flessibilità nelle regole? Forse, ma è complicato da gestire. Vero. Trovare un equilibrio tra equità e concorrenza è impegnativo. Esattamente. È un dibattito che continua nello sport. Spero in soluzioni migliori in futuro. Lezione 36. Un racconto storico. Hai sentito parlare di Pocahontas? Aveva solo 12 anni quando cercò di salvare una vita. Sì, è una storia affascinante. Ha implorato per la vita di suo padre durante un conflitto. Il suo coraggio è stato notevole, ma purtroppo non ha cambiato il risultato. È straziante. Immagina di essere così giovane e di affrontare tali sfide. Lo so. Mostra quanto può essere complicata la storia. Assolutamente.
La storia è piena di storie di coraggio e tragedia. Pensi che la sua storia sia ancora attuale oggi? Sì, ci insegna l'empatia e la comprensione tra le culture. Molto vero. È una lezione potente per tutti noi. Lezione 37. Gli hobby contano. Ho bloccato orari specifici nel mio calendario per gli hobby. Sembra fantastico. Quali hobby ti piacciono? Adoro dipingere e fare escursioni. Mi aiutano a rilassarmi. Mi piace leggere e cucinare. Mi danno gioia. È importante trovare tempo per ciò che amiamo, non è vero? Decisamente. Aiuta a ridurre lo stress e ci mantiene felici. Qual è il tuo libro preferito da leggere mentre ti rilassi? Mi piacciono davvero i misteri. Mi tengono al limite. È emozionante. Potrei provare con un mistero la prossima volta. Lezione 38. Tendenze di viaggio. Hai notato quanto sono diventati popolari i viaggi sulla costa del Pacifico? Sì, i turisti affollano la California ogni anno. È fantastico. Cosa pensi che li attiri di più? Credo che siano i bellissimi paesaggi e le spiagge. E la cultura. La California ha così tanto da offrire. Assolutamente. Inoltre, anche la scena gastronomica è incredibile. Qual è il tuo piatto californiano preferito? Adoro i tacos di pesce. Sono freschi e deliziosi. Sembra allettante. Dovrò provarli la prossima volta. Lezione 39. Gestione delle attività. Finisco sempre per sentirmi sopraffatto dai miei progetti. Capisco. Aiuta a suddividere i compiti più grandi in compiti più piccoli. Sì. In questo modo mi sento meno stressato e più concentrato. Esattamente. E puoi festeggiare piccole vittorie lungo la strada. Giusto. Rende l'intero processo più piacevole. Inoltre, aiuta a stabilire scadenze specifiche per ciascuna attività. Vero. Questo mi mantiene responsabile e sulla buona strada. Usi qualche strumento per aiutarti in questo? Utilizzo un'agenda e alcune app sul mio telefono. Lezione 40. Tatuaggi e opinioni. Mia madre ha detto no alla mia idea del tatuaggio. Veramente? Cosa volevi ottenere? Pensavo che un tatuaggio sul braccio sarebbe stato carino. Sembra interessante. A che disegno stavi pensando? Forse qualcosa di significativo, come una citazione o un simbolo. Adoro quell'idea. Lo rende personale. Esattamente. Voglio che rappresenti qualcosa di speciale. Hai pensato a come potrebbe influenzare la tua carriera? Sì, è una preoccupazione, ma alla fine è una mia scelta.